Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, bentrovati a tutti voi dopo questa lunga pausa estiva che io e il canale YouTube ci siamo concessi per ricaricare le batterie. La domanda se mi sono riposata, ovviamente no, Giove in Toro è lungo, Urano in Toro altrettanto, ma andiamo avanti, facciamo finta di esserci riposati. Avevo detto che sarei tornata in settembre, i miei appuntamenti nel prossimo mese saranno discontinui, ma non potevo come dire, non ritornare, non affacciarmi sul canale in vista, non potevamo evitare di parlare di questa luna piena in pesci congiunta a Saturno, che ci parla molto di risvegli della coscienza, e quindi insomma era bene parlarne. Perché è la luna più potente, volendo, dell'anno per quanto riguarda noi esseri umani, perché è congiunta, è l'unica luna congiunta al Signore del Karma. Per chi volesse leggere qualcosa riguardo a questa luna piena, quindi all'analisi del cielo del 31 agosto, praticamente questa notte alle ore 3:35 ci sarà la luna piena in pesci congiunta a Saturno. E per chi preferisse leggere su Instagram e su Facebook e anche da qualche parte, credo qui su YouTube, sono riuscita a mettere un post con uno scritto, ma è chiaro che spiegarlo con un video insomma è molto più diretto, e per chi insomma ha piacere di guardare i video arriva forse tutto più facile, no? Perché comunque ci sono vari tipi di comunicazione, non soltanto quella scritta ma anche quella no, verbale e non verbale, che poi insomma, si dice sia il 90% della comunicazione. Quindi abbiamo questa luna che è importantissima, perché è una luna piena che si fa congiunta a Saturno nel settimo grado del segno dei pesci. La congiunzione non è esatta, nel senso che Saturno è tra il terzo e il quarto grado del segno dei pesci, la luna è a 7, però è abbastanza stretta, perché solitamente le congiunzioni che riguardano i luminari durano 10 gradi. Allora, che cosa significa? Io questa luna la interpreterei, il messaggio che si cela dietro questa luna piena lo interpreterei con un sogno, con una frase che è: sogno o son desto. Perché? Perché una luna piena in pesci solitamente è legata all'onirico, quindi ai sogni, agli ideali, a tutto quello che non diciamo, che coviamo, che abbiamo sotto traccia, che sogniamo segretamente, che però, se si congiunge a Saturno, tra l'altro retrogrado, ha modo di manifestarsi oppure no, cioè anche modo di svegliarci. Se il sogno è campato in aria, il Signore del Karma ce lo fa capire. Se il sogno ha motivo di esistere e ha una realtà, ha delle radici nella nostra vita, quindi ha un riflesso nella vita reale, adesso questa cosa accadrà. Praticamente questa luna fa emergere, fa dichiarare anche a noi stessi dei sogni nascosti che magari nascondevamo anche solo a noi stessi. Quindi fa emergere prepotentemente le cose sommerse, i desideri sommersi, le emozioni sommerse. Quindi innanzitutto la rivelazione c'è all'interno di ciascuno di noi, perché molte cose ce le nascondiamo per paura, per pudore, per vergogna, per non incasinarci la vita, soprattutto quando si tratta di cose che potrebbero comportare un cambiamento importante della nostra esistenza. Quindi le prime menzogne che facciamo sono quelle a noi stessi, e questa luna, per chi è pronto, perché come dice la congiunzione con Saturno è tempo di risvegliarsi. Questa luna farà innanzitutto, disvelerà e rivelerà a ciascuno di noi buona parte, insomma, delle emozioni, quello che è pronto per essere rivelato. Chi ha già lavorato, come dire, sulla consapevolezza, chi o per età o per situazioni o per scelte antiche si trova già avanti, no? In un percorso di verità con se stessi, quindi ha già centrato i propri sogni, chi sa già veramente quello che vuole, beneficerà allo stesso modo di questa luna piena, perché non ha bisogno di sapere cosa vuole,
ha bisogno di vedere se questa cosa ha un reale potenzivo ed effettivo riscontro nella realtà, cioè se si quaglia, se si risolve. Quindi questa luna congiunta a un Saturno retrogrado che non fa sconti a nessuno, quindi che significa? Che se già riguardo ai sogni che ciascuno di voi, ciascuno di noi ha, se già avevamo ricevuto degli stop, degli avvertimenti, dei segnali dell'universo per fermarci, no? Per farci capire che la direzione era sbagliata o che comunque ci stavamo muovendo in maniera, stavamo facendo le cose troppo in grande, che insomma, no? Less is more, c'era bisogno di ridimensionare il progetto se ci sono già state in passato queste sollecitazioni da parte dell'universo che in qualche modo ci blocca, ci rallenta, ci fa riflettere, ci fa perdere dei pezzi, non le fa decollare le cose, e questo ha proprio una funzione, no? È il caso, è il fato che ci suggerisce di fermarci un attimo a riflettere. Per chi aveva bisogno di questo, di ulteriori come dire, segate alle gambe o comunque di stop o di ridimensionamenti, questa luna congiunta a un Saturno retrogrado ci darà ulteriori, come dire, presenterà ulteriori avvenimenti concreti. Saturno spegne un po' il carattere onirico, no? Ci fa scendere con i piedi per terra, quindi chi ha bisogno avrà ulteriori conferme di dover, come dire, ripensare questa cosa. Quindi ovviamente ciascuna situazione è a sé stante, quindi ognuno è fatto a modo suo, quindi c'è chi deve proprio cambiare il progetto, chi magari ha scelto un entourage sbagliato, il progetto sarebbe anche buono, ma sono le persone che ci siamo andati a cercare che non vanno bene, forse una cosa troppo grande, forse una cosa troppo piccola, forse semplicemente è una buona idea, va bene per noi, ma non siamo pronti. Vi ricordo che Saturno retrogrado può anche indicare semplicemente che siamo troppo acerbi per fare questa cosa. Saturno è il segno della maturità, delle radici ben solide, delle cose che iniziano e che hanno delle basi talmente solide e durature da durare nel tempo. Non dico nell'eternità, ma insomma Saturno ha sicuramente una simbologia, una valenza proprio legata alla durata, a qualcosa che resta, che rimane, che è qualcosa di granitico. Quindi una delle interpretazioni, qualora dovessimo ricevere, no, degli stand-by da parte della vita, potrebbe anche essere semplicemente il fatto che non siamo ancora pronti, che siamo acerbi per questa esperienza che abbiamo desiderato. Da che cosa si deduce questo? Non solo dal fatto che la Luna è congiunta a Saturno ed è retrogrado, ma anche se fosse diretto. Quando c'è la retrogradazione, il pianeta è come quando noi facciamo una retromarcia, ritorna 2 volte sulla stessa cosa e ci va giù ancora un po' più pesante, un po' più duro, perché no, come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, e insomma allora le cose ce le ridicono 2 volte, l'essere umano è fatto così. Quindi è possibile questa cosa. E poi questa luna è arrivata a 1000, incredibile, io sono in un altro piano di casa in questo momento, ci ha raggiunti 1000. Un'altra cosa a conferma di ciò, a conferma di questa interpretazione, è data dal fatto che la luna, oltre alla congiunzione con Saturno retrogrado, nella giornata nella piena giornata del 31 farà, quindi quando sarà ancora al culmine del suo potere di luna piena, farà l'opposizione con Mercurio retrogrado in Pesci. Allora, in Vergine, scusatemi, Mercurio in Vergine è assolutamente la quintessenza della realtà, di come stanno le cose, e non fa sconti a nessuno. Quindi una luna piena, onirica, nettuniana, legata ai sogni, all'immaginazione, anche alle illusioni, no? Ai sentimenti degli umani, così che
che nella notte è all'interno di noi, quindi nelle atmosfere nettuniane hanno dignità ad esistere, anche se poi sulla realtà, nel mondo reale, non riescono ad affermarsi, no? L'animo umano è pieno di sogni inconfessabili e non confessati e di, come dire, di segreti immaginati, di film, no? Noi ci facciamo i film, questa per dirlo in maniera meno aulica. E quindi questa luna manifesta questi desideri, ce li fa vedere in tutto il loro splendore, in tutta la loro grandezza, e però se quando si scontra con Mercurio retrogrado in Vergine vediamo che qualche pezzo cade a terra e che quindi non è possibile una realizzazione, perché si dovrebbe manifestare in qualche modo la non realizzabilità, l'irrealizzabilità del nostro sogno, insomma, le speranze di portarlo avanti possono essere minori. Quindi vediamo quello che succede. Ovviamente questa è una luna piena del 31 di agosto che apre un corridoio energetico di almeno un mese, quindi tutte queste previsioni che sto facendo per capire se i nostri sogni sono realizzabili oppure no si manifesteranno a chi nell'immediato, perché insomma è una luna poderosa che incontra il favore di molte energie planetarie, quindi ha la potenza per manifestarsi, e a chi alla spicciolata anche nel corso di questo mese. Quindi prima cosa, volevo dirvi quando termina perfettamente questo corridoio energetico che va dal 31 agosto fino al 29 settembre, quando ci sarà, quindi da luna piena a luna piena. La prossima luna piena sarà il giorno 29 settembre e sarà nel segno dell'Ariete, quindi tutt'altra storia, probabilmente sarà opposta a Marte, quindi sarà ulteriormente, come dire, dinamica. L'energia che si sprigionerà sarà ulteriormente dinamica. Un'altra cosa che questa luna fa, un altro dei compiti di questa luna piena congiunta a Saturno, è quello di rivelare non solo le emozioni, non solo i sentimenti, ma anche la fine di essi. Quindi perché? Perché una luna congiunta a Saturno retrogrado, quindi ci fa capire dov'è il vero amore, dov'è la vera passione, dov'è la nostra vera linfa vitale, dove c'è autenticità. E questo perché lo fa? Perché siccome il tempo delle illusioni è scaduto, il Signore del Karma, la congiunzione che questa luna fa con il Signore del Karma, cioè con Saturno, è quella di portarci ad un nuovo piano di vita, a nuovi incontri. Là fuori per molti di voi c'è qualcuno che vi aspetta, qualcuno, qualcuna, ci sono nuovi sentimenti, ci sono nuovi incontri da fare. Il grande amore, visto che siamo diciamo nell'anno di Giove in Toro, che è ovviamente un Giove venusiano, è una delle prime possibilità, ma ovviamente possiamo anche incontrare, fare degli incontri destinati e karmici che non hanno soltanto un valore affettivo, sentimentale, ma portano fortuna proprio perché anche per altri motivi. Quindi può essere quella persona che ci aiuta, l'angelo custode che ci porta in un posto diverso, può essere quella città meravigliosa che ci aspetta e che ci adotta e che ci regala una vita che ha il sapore della vita vera e ci fa dimenticare la tristezza degli anni passati, un lavoro, una nuova abbondanza, nuove opportunità, nuovi corsi di studi, scoprire una nuova passione e quindi fare degli incontri d'anima che principalmente ci faranno stare bene, che possono essere destinati, quindi karmici, cioè nel nostro destino, da questa vita o da più vite, ma che importanza ha? Nel senso che l'importante è che ci portino bene, che ci facciano stare bene. E ovviamente l'amore è amore e abbondanza, visto insomma il cielo taurino che ci attende, possono, come dire, sono le possibilità, tra le principali possibilità. Quindi chi magari vede che chi
pensa che ci sia la fine di un sentimento, la fine di una relazione, la fine di una situazione, chi sente lo sfilacciamento, chi sente che insomma si è arrivati al capolinea, chi capisce che da una situazione non può più trarre niente, o chi magari si sente in colpa perché non prova più niente, sappia che la vita per ciascuno di noi ha dei progetti più forti di quello che le nostre piccole menti, il nostro piccolo ego possono immaginare e prevedere. Quindi questa è anche una luna del destino, è una luna del karma, è una luna dei sentimenti, è una luna delle emozioni ed è una luna di verità. A volte è più comoda, la verità da accettare, a volte è un po' più scomoda, ma è una luna che assolutamente può cambiare, può portarci ad un piano superiore di benessere e di stabilità. Quindi è una luna che oltre a rivelare le emozioni, porta anche alla fine, diciamo, di un cammino e di un percorso, lo fa perché dietro a quella fine c'è qualcosa, c'è una nuova dimensione, c'è un nuovo stato di cose che ci aspetta e che non aspetta altro che noi concludiamo questa fase di vita e ne iniziamo un'altra. Abbiamo capito che è una luna da sogno o sondestro, una luna che ci fa capire se siamo nella direzione giusta oppure no. È una luna che potrebbe chiudere anche delle fasi iniziate con la luna piena in Vergine del 7 marzo del 2023, quindi potrebbe essere una luna che aiuta tutti, e ovviamente queste previsioni valgono per tutti i segni zodiacali, una luna che potrebbe farci fare già un primo bilancio dell'ingresso di Saturno in Pesci, perché il 7 marzo, quando Saturno è entrato nel segno dei Pesci, è stato accolto da una luna piena in Vergine, che ha ovviamente inaugurato una fase molto particolare, quindi ha segnato proprio un cambio di energia completamente diverso. Prima avevamo diversi pianeti, abbiamo avuto Giove in Acquario, Saturno in Acquario per molto tempo, stava per entrare in marzo anche Plutone in Acquario, e quindi eravamo abituati all'energia di Urano, che si è fatta sentire perché quadrava Urano stesso in Toro. Quando Saturno, il 7, è entrato nel segno dei Pesci, la Luna, c'era già il Sole, l'energia Yang, era nel segno dei Pesci, e c'è stata la Luna piena in Vergine. Tutti noi abbiamo sentito proprio un cambio di energia, perché proprio le energie, i pianeti importanti si sono spostati, si sono tolti dall'elemento aria, aria fuoco, perché l'Acquario ha come corrispettivo il segno del Leone, e si sono spostati nell'elemento saturnino dei Pesci, e quindi l'asse è Pesci Vergine. Quindi valenze. È arrivata la special guest, me l'ha fatti vedere, amore, sì amore, quindi l'asse si è completamente spostato. C'è un video, se non sbaglio, c'è per gli abbonati un video di Saturno in Pesci per i prossimi 3 anni, che ovviamente sarà aggiornato, e poi per gli abbonati farò anche dei video più specifici segno per segno, per ringraziarli di avermi attesa questi 2 mesi e mezzo, così senza chiedere nulla, senza disturbare. È un ringraziamento che vi faccio, ve lo dico qui perché altrimenti sono cambiate delle cose di YouTube, non riesco a fare dei post specifici per voi, ma ovviamente mi riporterò a pari. Allora, stiamo divagando. Questa è una luna che potrebbe chiudere già un primo ciclo iniziato, fare un primo bilancio, no? Iniziato il 7 marzo. L'asse Vergine Pesci, ricominciamo con i danni. L'asse Vergine Pesci, per chi non avesse visto il video di Saturno in Pesci, che è privato, riguarda non soltanto la realtà e l'illusione, no? Quindi concretezza, presenza, senso del dovere. A livello proprio sociale governa la sanità, per esempio, tutte le acque, i fluidi, quindi
dalle questioni dei migranti se ne parlerà molto, dalle questioni delle alluvioni. Voi vedete che ci sono stati dei fenomeni, in maniera un po' più, dei fenomeni diciamo atmosferici abbastanza impegnativi. Questo nei prossimi 3 anni, e ovviamente ogni volta che ci sarà una luna piena che va a toccare, una luna nuova, una luna piena che vanno a toccare quell'asse, la sanità, i liquidi, le acque, i mari, i migranti, la pulizia dei fiumi, queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Saranno portate alla ribalta da degli eventi esterni, perché sulla Terra funziona così, cioè si crea un problema e l'essere umano dovrebbe risolverlo, e quello che verrà fuori è che, perché proprio ci sono delle sciatterie, delle trascuratezze, delle cose che non vengono fatte bene, e attraverso il transito di Saturno si spera che si risolvano i problemi, perché Saturno è il grande maestro, quindi ci insegna a fare bene le cose, quindi a risolvere le situazioni. Dopo un transito di Saturno in un segno zodiacale, solitamente le cose dovrebbero essere arrivate ad un punto di miglioramento, ma sulla Terra si arriva a punti di miglioramento soltanto dopo punti di non ritorno, cioè se il problema non si ripete più e più volte, solitamente l'essere umano, proprio per propria natura, non interviene, insomma, si comporta un po' alla passa oggi che viene domani, e questa è la nostra natura. Quindi invece a livello privato, oltre va bene a queste esperienze legate alle questioni d'acqua, alle questioni idrauliche, quanti di noi stanno sistemando magari delle questioni idrauliche a casa? Con Saturno in pesci di solito in questi 3 anni ci si dedica alle questioni, alle faccende private che riguardano la vita del singolo, che riguardano tutte questioni legate all'acqua, quindi dicevamo le questioni idrauliche, le questioni per esempio sanitarie, quindi anche la salute nostra e dei nostri cari, e molto ai doveri, all'assenza, all'evitamento dei doveri, al doversi, se abbiamo accumulato karma a sufficienza per cui ce ne siamo fregati un pochino, l'universo ci chiederà presenza in qualche posto, proprio perché il segno dei pesci è l'esaltazione di Venere, quindi l'esaltazione dei piaceri. Una vita venusiana è una vita all'insegna dei piaceri. Quando arriva Saturno, se abbiamo esagerato con i piaceri, li riduce un po' e ci porta a qualche responsabilità per ribilanciare, no, per riempire un po' quel piatto della bilancia che abbiamo lasciato completamente vuoto, quindi per fare da contraltare al nostro operato passato. Quindi una vita da cicala a un certo punto va sostituita, rimpiazzata, no? Riequilibrata da una vita da formica, quindi da una persona che magari è presente, ha qualche responsabilità in più, non può più darsi alla gambe quando vede delle situazioni complicate, insomma un percorso di maturità e responsabilizzazione che passa anche da queste cose, no? Quindi dall'espletamento dei doveri, perché non abbiamo solo diritti, ma abbiamo anche dei doveri nei confronti della famiglia, delle persone, magari dei figli se li mettiamo al mondo, delle promesse da mantenere, abbiamo dei doveri nel luogo di lavoro, e insomma, quindi Saturno, se doveste vedere che vi tampinano un po' di più, vi placcano un po' di più al lavoro, a casa, col partner, tutte le situazioni dove ci sono trascuratezza, sciatteria, un po' di menefreghismo, no? Un po' di evasione eccessive, no? Un po' di ozio, tutto quello che è legato ai piaceri, all'eccesso di piaceri, potrebbe essere nei tempi di Saturno in pesci raddrizzato, ok? Con qualche responsabilità in più. Quindi abbiamo visto l'asse sfidante di Saturno che sarà opposto al Sole in Vergine, della Luna, ragazzi, scusate, della Luna piena in Pesci congiunta a Saturno, opposto al Sole in Vergine, opposto a Mercurio retrogrado, e congiunta anche a Nettuno, i sogni, appunto i sogni, che la Luna si congiungerà prima a Saturno,
questa notte stessa e poi a fine giornata del 31 raggiungerà anche Nettuno, sempre ai sogni, retrogrado, e il discorso è più o meno lo stesso. Quello che abbiamo sognato, ciò che è irrealizzabile si disvelerà e mostrerà tutta la, come dire, la propria il proprio bagaglio di illusioni, l'inganno, diciamo sto cercando le parole giuste per non essere troppo tranchant, ma quando la Luna si congiungerà a Nettuno retrogrado e nel frattempo aumenterà l'opposizione a Mercurio in Vergine, emergeranno, no? Tutte le illusioni, per chi è pronto a vederle, per chi ha la forza di vederle, emergeranno proprio in tutto il loro splendore le illusioni, l'immaginazione e anche l'ego, ragazzi, perché siamo comunque in un segno, la Luna si fa piena e si congiunge a Nettuno, in un segno esaltazione di Venere, i pesci. L'esaltazione di Venere, oltre all'essere molto autoindulgenti, poco severi con se stessi e inclini a vivere una vita di piaceri e magari di pochi doveri, parla anche di eccesso di vanità. Quindi se c'è un eccesso in questo senso, con la congiunzione della Luna piena su Nettuno opposta a Mercurio, nel limite di quelle che sono le nostre, di quella che è la nostra disponibilità e capacità ad accogliere le delusioni, vedremo anche quanto siamo egocentrici, ok? Quanto siamo magari vanitosi e quindi quanto siamo deboli, perché la vanità è la nostra più grande debolezza, questo ricordatevelo sempre, quindi la soluzione è fortificarsi e non cedere eccessivamente alle lusinghe e non dipendere eccessivamente dalle seduzioni dell'ego. Questo è il giochetto poi psicologico di questa luna piena, perché ovviamente tutte le illusioni si basano sul lavoro della mente, no? Sull'iperlavoro della mente e dell'inconscio, che sono legati all'ego. L'anima, ecco, Milla se ne duole veramente, anche io un pochino, e quindi di solito l'anima che ha la sua sede nel cuore ama, è semplice, è umile, è autentica, è genuina, non ha bisogno di fronzoli, di sentirsi importante, di sovrastrutture. L'anima è, e invece la mente è legata, diciamo, alle cose pompose, ad essere tenuta in grande considerazione. La mente legata al terzo chakra, a tutti gli sfasamenti del terzo chakra, portano proprio ad avere un ego, un potere sugli altri, una vanità ridondanti, quindi maggiore è lo sfasamento egoico, maggiore è la disillusione quando ci sono dei transiti così, ok? Quindi spero che questa possa essere una riflessione utile. Quando abbiamo la vanagloria, ragazzi, la vanagloria, il pensare di riuscire a cambiare cose che non si possono cambiare, il pensare di ottenere delle cose che non sono nostre, il pensare di poter occupare un posto che è già di qualcun altro, che altre persone non sono riuscite ad occupare, la sfida, il rischio, il dimostrare quanto si vale, la competizione fine a se stessa con altri esseri umani, non con noi stessi, sono tutti sfasamenti dell'ego. Questa luna piena in pesci ce lo fa congiunta a Saturno retrogrado opposta a Mercurio retrogrado congiunta a Nettuno retrogrado, ci farà vedere in tutto il suo splendore quanto ce la siamo raccontata, quanto ci siamo sopravvalutati, e ci fa un piacere in realtà, perché dopo la delusione c'è anche la consapevolezza che se smettiamo di raccontarcela e smettiamo di perseguire strade che non saranno mai la nostra strada, smettiamo di perdere tempo, Saturno, e imbrocchiamo finalmente la nostra. Quindi questo è il corridoio energetico che si apre
a partire da questa notte, no? Dalle prossime ore. Durerà almeno un mese, ma voi sapete bene che di lune congiunte e opposte a Saturno, ma congiunte ancora più forte, nel giro di 3 anni ce ne sono 3, quindi quello che inizia adesso potrebbe andare avanti anche per anni, dipende anche da noi, da quanto siamo pronti, da quanto facciamo durare le cose, da quanto ci incaponiamo, da quanto non siamo capaci di recepire un messaggio, e soprattutto può portare a conclusione delle cose, delle illusioni, delle situazioni che devono essere concluse o che si possono, o che è arrivato il momento che si concretizzino, perché sono state desiderate abbastanza, vi è stata investita energia per abbastanza tempo, che possono riguardare gli ultimi 6 mesi e possono anche riguardare gli ultimi 30 anni, perché ogni luna piena su Saturno o opposta a Saturno va a scardinare o a rafforzare quelli che sono i macrocicli di Saturno, e l'ultimo c'è stato dal 92 al 94 circa. Quello prima c'è stato dal 65, dal 64 al 67, non lo so, ma ho preparato un post con delle grafiche di Saturno in Pesci da almeno un anno, non li ho ancora pubblicati, vi giuro che lo faccio. Quindi se volete i cicli di Saturno fatemelo sapere, perché insomma sono prossimi. Allora, quindi adesso abbiamo parlato degli svantaggi, della disillusione, del risveglio da immaginazioni, da cose immaginate, desiderate che non erano per noi. Perché? Perché la maggior parte delle persone sulla Terra, basta guardarsi in giro, di solito non ascolta il proprio cuore, ascolta l'ego, ascolta la mente, quindi sono a volte più i disillusi che devono risvegliarsi, no? Risvegliare la coscienza, che quelli che hanno imbroccato la strada giusta. Ovviamente per tutte le persone che invece stanno investendo, impegnandosi, spendendosi per sentimenti, relazioni, aiuti, percorsi che sono invece appropriati, sacrosanti, che fanno parte della vostra mission, questa luna piena con Saturno retrogrado vi porterà la fine dell'impegno e l'inizio di una consacrazione, l'inizio di soddisfazioni. Perché? Perché comunque questa luna, oltre alle opposizioni e alle congiunzioni di Mercurio, Sole, Nettuno e Saturno, ha il sestile favorevolissimo di Giove e Urano dal segno del Toro. I pianeti nel segno del Toro indicano proprio una trasformazione della realtà, cioè non è un trigono in segno d'acqua che magari parla di soddisfazioni emotive, di appagamenti emotivi che non sono assolutamente trascurabili, però c'è proprio qui in questo caso, data la presenza di pianeti nel segno del Toro, c'è proprio la possibilità, l'aspettativa di manifestazioni reali, quindi di cambiamenti, di promozioni, di matrimoni, di libertà, di soldi che arrivano, di abbondanza, di presupposti concreti e reali che si creano nella vostra vita, ok? Quindi ve ne accorgerete, nel senso, questa è una luna che farà parlare i fatti. Questa è una luna piena che inaugurerà tutta una serie di avvenimenti concreti, reali, evidenti, che cambiano la vita di ciascuno di noi. Ok? Quindi ovviamente in alcuni casi è a lento rilascio, quindi queste cose accadranno nei mesi, potrebbero addirittura i cambiamenti e gli avvenimenti manifestarsi seguendo il canovaccio di Giove in Toro, no? Perché non tutte le situazioni sono pronte. Se io compro una casa domani e la casa è in costruzione, è chiaro che la compro sulla carta e quindi dovrà farsi, però è molto probabile che per la primavera o anche prima io potrò entrarci, ok? Ci sono delle cose che invece possono accadere adesso, un nuovo lavoro, un licenziamento, un biglietto della lotteria. Ricordatevi che Giove in Toro è abbondanza, ed è abbondanza materiale, l'amore, i figli, soddisfazioni, qualsiasi cosa di positivo, qualsiasi cosa legato al benessere, al comfort, anche alla bellezza, anche all'arte.
all'arte, all'amore, alla bellezza, al lusso, alle soddisfazioni, a tutto quello che è venusiano e terreno che fa star bene, può manifestarsi nella vostra vita, se è quello che vi spetta, insomma, no? In ogni situazione è chiaro che entra in gioco il karma. Quindi sia nel bene che nel male sarà una luna piena che il male non esiste, il male è quello che noi percepiamo come scomodo, o meglio, non ho la frase potrei essere fraintesa con la frase il male non esiste, negare una cosa che nel mondo duale è presente tanto quanto il bene è un errore. Il male è inteso come buio, come distanza dall'anima, dallo spirito, da Dio, come voi lo volete chiamare, esiste ed è appunto la distanza da esso. Ma non stavamo parlando di questo, stavamo parlando che nel bene o nel male, quindi in maniera scomoda, sfidante o in maniera confortevole e, come dire, gratificante, questa luna porterà una serie di fatti, di vicende, proprio di sviluppo degli avvenimenti che ci farà cambiare, ci porterà, ci solleciterà a cambiare strada laddove ne abbiamo intrapresa una che è fondamentalmente un vicolo cieco, di qualsiasi, stiamo parlando per qualsiasi segno e per qualsiasi situazione. La differenza dei vostri segni zodiacali, del vostro tema natale, è che la luna, a seconda del settore in cui si sviluppa, riguarderà principalmente determinate dinamiche. Quindi qualcuno capirà di, lavorativamente parlando, di essere in un cul-de-sac, cioè di essere in una situazione che non ha prospettive e magari neanche una grande durata. C'è chi lo capisce per una relazione, c'è chi lo capisce per il legame in un luogo, per la famiglia, per qualsiasi cosa, ok? Quindi è una luna che, anche se si compie nel segno dei pesci, avrà dei risvolti molto concreti, perché porterà al risveglio della nostra coscienza e alla discesa in terra dalla realtà. Questo può accadere nell'immediato, può accadere entro un mese, e gli effetti, le conseguenze, no, di questa luna si possono avere almeno entro un anno. Nel caso di progetti molto grossi o di percorsi animici molto impegnativi che magari riguardano più persone, potrebbe durare tutto il tempo del transito di Saturno in Pesci, quindi fino a febbraio, se non erro, 2026. Insomma, poi ogni situazione va contestualizzata. Voi scrivete nei commenti, se quando sarà possibile vi rispondo, o magari faccio un nuovo video per rispondervi, così così mi sarà più facile e soprattutto potrete ascoltarlo tutti. Se riesco, per gli abbonati faccio un video con le previsioni di questa luna segno per segno, la luna rilascio controllato, e poi noi ci vediamo presto anche per un video su Mercurio retrogrado. Non vi anticipo nulla, ma Mercurio sarà retrogrado fino al 15 settembre, quindi leggete i post su Instagram e su Facebook per vedere le indicazioni che vi sono arrivate. Ragazzi, noi siamo arrivati alla conclusione. Io ho parlato a braccio, spero di non essermi capita solo io, spero che mi abbiate seguito anche voi. Fatemi le domande, vi aspetto nei commenti, vi mando un grande bacio e vi auguro buonissima luna piena in pesci. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima.